Magari e forse. Queste due parole sono la stessa cosa? E quali sono le loro differenze? Vediamolo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di due parole molto usate in italiano, magari e forse, e vediamo le loro differenze. Come sempre vedremo anche degli esempi molto utili per capire il significato di queste parole in contesto. Prima di iniziare però con la lezione di oggi voglio ricordarti che ho una newsletter, infatti se vuoi ricevere tanti contenuti completamente gratis per studiare l'italiano e imparare tante nuove cose, puoi iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link qui sotto in descrizione o visitando il mio sito web www.teacherstefano.com. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo. Fantastico, adesso iniziamo con la lezione di oggi. Prima di tutto non dovremmo davvero parlare di differenze tra magari e forse, perché in realtà magari e forse sono sinonimi. Magari ha diversi significati e un significato di magari è forse. Quindi capiamo i significati di magari e parliamo anche di quando magari significa forse e iniziamo proprio da questo caso. Magari che significa forse. Vediamo subito un esempio in contesto per capire meglio. Diciamo che questa domenica il tempo sarà molto bello e quindi noi vogliamo andare al mare, però non è sicuro. Potremmo anche cambiare idea e quindi diciamo magari domenica vado al mare. Magari domenica vado al mare. Quindi non siamo sicuri di andare al mare, però forse andiamo al mare, non lo sappiamo ancora. Oppure sono a casa e non riesco a trovare mia sorella e allora chiedo a mia madre: dov'è Cristina? E mia mamma dice: non so, magari è sul terrazzo. Non so, magari è sul terrazzo. Lei non è sicura al 100% della posizione di mia sorella, però forse è sul terrazzo, quindi dice magari è sul terrazzo. Ricorda che però generalmente quando usiamo magari al posto di forse, l'incertezza è maggiore. Se per esempio qualcuno mi chiede quando comprerò una nuova macchina, io posso dire magari la compro a fine anno o forse la compro a fine anno. Se dico magari, tendenzialmente l'incertezza è maggiore, quindi se dico magari la compro a fine anno, la probabilità che questo accada è minore, quindi è meno probabile che io compri la macchina. Se dico invece forse la compro a fine anno è più probabile, l'incertezza è minore, è più piccola. Benissimo, e adesso passiamo al secondo significato di magari. Magari nel senso di eventualmente. E eventualmente per i miei amici che parlano inglese non significa alla fine. Eventualmente significa possibilmente, esprime una possibilità, ok? Ricordate questo, Diciamo che sicuramente in questo caso il significato di magari è comunque molto simile a forse, però invece di esprimere l'incertezza, esprimiamo la possibilità, l'eventualità di una cosa. È chiaro? Per esempio, se stiamo partendo per un viaggio e dobbiamo partire la mattina presto, possiamo suggerire ai nostri compagni di viaggio di fare colazione in autostrada anziché farla a casa per non perdere tempo. E quindi possiamo dire: per non perdere tempo, magari possiamo fare colazione in autostrada. Per non perdere tempo, magari possiamo fare colazione in autostrada. Cioè, eventualmente, possibilmente, possiamo fare la colazione in autostrada. Questa è una possibilità, possiamo considerare questa possibilità per non perdere tempo. È chiaro? Ora vediamo il terzo significato di magari. Un desiderio quasi impossibile.
Questo significato è molto lontano da forse e appunto serve per esprimere un desiderio, però generalmente parliamo di un desiderio che difficilmente si realizzerà. Quindi un desiderio praticamente quasi impossibile da realizzare. Per esempio, qualcuno ci chiede: vuoi venire in vacanza con noi ad agosto? E io purtroppo devo lavorare e quindi dico: magari, purtroppo devo lavorare, cioè magari nel senso mi piacerebbe molto venire con voi in vacanza ad agosto, ma devo lavorare, quindi non posso venire. Quindi noi con magari esprimiamo questo grande desiderio di andare in vacanza con i nostri amici ad agosto, ma è un desiderio impossibile perché dobbiamo lavorare. In alcuni casi il desiderio potrebbe anche essere possibile e quindi possiamo usare magari anche per esprimere il desiderio possibile di fare qualcosa, però generalmente parliamo di desideri impossibili da realizzare. In realtà la parola magari si può anche usare con il congiuntivo imperfetto e il congiuntivo trapassato, sempre per esprimere l'idea di un desiderio impossibile. Per esempio, usando sempre il contesto di prima, se qualcuno ci chiede: vuoi venire in vacanza con noi ad agosto? Possiamo rispondere: magari potessi, purtroppo devo lavorare. Magari potessi, purtroppo devo lavorare. Cioè, magari potessi venire in vacanza con voi ad agosto, devo lavorare. Usiamo il congiuntivo imperfetto del verbo potere. Potessi. Oppure per usare il congiuntivo trapassato possiamo dire: magari me l'avessi detto prima, ho già preso le ferie a settembre. In questo caso io ho già preso le ferie, cioè ho già comunicato al mio capo quando andrò in vacanza per settembre. Quindi magari me l'avessi detto prima, cioè se tu mi avessi detto prima di queste vacanze ad agosto, avrei preso le ferie ad agosto. Questa è praticamente un'alternativa al periodo ipotetico del terzo tipo, dell'irrealtà. Ho fatto un video molto interessante su questo argomento e te lo lascio qui sotto in descrizione. Quindi hai capito come funziona la parola magari e la sua relazione con forse? Spero di sì. E come sempre, se hai qualche domanda, scrivila qui sotto nei commenti e magari prova anche a scrivere una o due frasi con la parola magari, così puoi un po' mettere in pratica quello che hai imparato oggi. E se questa lezione ti ha aiutato a capire meglio come funziona la parola magari e hai imparato qualcosa di nuovo, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta davvero tantissimo a far crescere il canale, e non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così riceverai una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Noi abbiamo finito per la lezione di oggi e ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!